dove ti trovi esattamente in questo momento? Allora, in questo momento mi trovo esattamente a Njombe, fuori la cittadina di Njombe, che è una cittadina abbastanza piccola del sud della Tanzania, anche se poi in realtà nella cittadina ci vivranno 50.000 persone, comunque, però diciamo, nei numeri di qua è comunque una cittadina abbastanza piccola, che però si trova appunto in una regione che è principalmente agricola, perché è una regione in quelle che si chiamano le Southern Islands, quindi è una sorta di altipiano appunto nel sud della Tanzania, zona andando verso il confine col Malawi, con lo Zambia. E, e appunto è una zona completamente dedita all'agricoltura, quindi già lavoriamo in alcuni progetti in Tanzania, che ne abbiamo adesso attivi 3 nel nord, sempre lo stesso paese, però un contesto climatico, di suoli, di piovosità totalmente diverso. Quindi se a nord lavoriamo in zone principalmente semiarido, comunque pre-savaniche, qua siamo appunto, le altitudini sono dai 1.700 ai 2.002, ci sono dei picchi 2.003, quindi comunque, e piove spesso durante quasi tutto l'anno, a 3 mesi abbastanza secchi. Però poi per il resto adesso sta piovendo, piove tutti i giorni, piove solo al mattino e il pomeriggio esce il sole africano, quindi te la godi comunque la stagione delle piogge, non è che dici sto in casa, chiuso in casa tutto il giorno perché piove. E niente, qui quando sono arrivato qui settimana scorsa sono andato a visitare questo nuovo progetto che stiamo appunto aprendo in queste nuove zone. Quindi investire nella Tanzania come paese, però cambiare completamente zona, quindi completamente da nord andiamo a sud e trovare delle condizioni totalmente diverse, quindi poter fare anche dei progetti che non sono necessariamente simili o fotocopie di quegli Certo, altri, certo. perché è proprio un contesto totalmente diverso. La cosa principale, al di là di tutte le robe climatiche, è che la gente è principalmente, tradizionalmente sono contadini, a differenza degli allevatori con cui lavoriamo principalmente al nord. E quindi in molti aspetti aprire un progetto nuovo qui è molto più semplice, perché la gente sa già di cosa stai parlando, perché sono cose che hanno sempre fatto. Magari negli anni hanno dovuto cambiarle per necessità principalmente economiche, quindi magari tentare delle produzioni annuali che ti danno un reddito più velocemente, ma che inevitabilmente utilizzano le risorse anche in maniera differente. Però l'integrazione della parte agricola con gli alberi c'è sempre stata. È bella questa cosa qui. Quindi proponendo dei sistemi agroforestali dicono, ah certo, è quello che abbiamo sempre fatto, quindi ottimo. Fantastico.